Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere prima di continuare. Grazie di cuore. Una notizia clamorosa ha scosso le pagine di Gossip. Can Yaman e Demet Özdemir, una delle coppie più discusse degli ultimi anni, sono volati in Italia con un obiettivo che va ben oltre una fuga romantica. Secondo voci attendibili, la coppia avrebbe scelto di prendersi una pausa dagli impegni professionali non per riposarsi, ma per compiere un passo concreto verso il matrimonio. La destinazione? Proprio quelle città che per Can sono quasi una seconda casa e per Demet un rifugio dal ritmo instancabile di 7 copertine, Roma e Firenze. La versione che filtra dagli ambienti vicini a Can e Demet è netta. Non si è trattato semplicemente di turismo, ma di una ricognizione mirata tra location intime e scenari storici, perfetti per una cerimonia sobria, elegante e lontana dai riflettori invadenti. L'Italia, con la sua luce morbida al tramonto, i palazzi antichi, i giardini segreti e quella particolare capacità di unire semplicità e raffinatezza, sembrerebbe rispecchiare fedelmente l'idea che la coppia ha del proprio giorno speciale. Chi li ha incrociati racconta di visite veloci, sguardi complici e sopralluoghi accurati, come se ogni dettaglio dovesse allinearsi a un sogno coltivato da tempo. Eppure, nonostante l'eco mediatica, Can Yaman e Demet Özdemir hanno tenuto un profilo bassissimo. Per mesi hanno favorito il silenzio alla rumorosa curiosità del pubblico. Pochi scatti sui social, quasi tutti concentrati su scorci italiani, tetti di Roma dopo la pioggia, statue intraviste a metà in una luce dorata, una tazzina dimenticata su un tavolino in pietra. Nessuna foto insieme. Un'assenza che ha incendiato i sospetti. C'è chi parla di preparativi segreti, chi giura che la sorpresa sia alle porte. Si mormora che i due vogliano annunciare un'eventuale unione all'improvviso, con un gesto sobrio ma indimenticabile, proprio per proteggere l'intimità del percorso. Nel frattempo, le parole sono state poche e misurate. Demet Özdemir pare si sia lasciata sfuggire con chi le è più vicino un commento semplice e sereno. Nella mia vita sta andando tutto benissimo. Quanto a Can Yaman, interrogato con discrezione, avrebbe risposto soltanto con un sorriso largo e disarmante, lo stesso che ha conquistato il pubblico perfino al di là dei confini turchi. Da quel sorriso ognuno ha tratto la propria interpretazione. C'è chi l'ha letto come conferma, chi come strategia per non alimentare ulteriori ipotesi. Il loro silenzio ha diviso i fan. Alcuni sono convinti che la macchina delle nozze sia già in moto. Altri sostengono che si tratti solo di un tempo per loro, un desiderio di staccare tutto e ritrovare una normalità negata dalla notorietà. Di certo, questa storia ha attraversato momenti altalenanti, alti e bassi, chiacchiere di rottura, voci di nuove partenze e ritorni inattesi. Ma, al di là dell'altalena del gossip, i sostenitori più accaniti leggono nel loro cammino qualcosa di più profondo, una relazione capace di resistere, cambiare pelle, rigenerarsi. Una relazione quieta ma solida, come l'hanno definita in tanti. E proprio questo viaggio in Italia viene considerato da molti come un punto di svolta, un crocevia in cui si guarda avanti con coraggio. Per ora, né Can né Demet hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per confermare o smentire le indiscrezioni sul matrimonio. Tuttavia, la spirale delle notizie sta correndo veloce. Ovunque, tra forum e pagine di fan, non si parla d'altro. E in tanti si dicono convinti che dall'Italia potrebbe arrivare l'annuncio. La loro voce, al rientro, è attesa come una chiave, un cenno, una frase, e l'intera narrativa potrebbe cambiare in un istante. Col passare dei giorni, il peso del loro riservo si fa quasi tangibile. Chi li conosce sostiene che non si tratti di indecisione ma di una scelta precisa, sottrarre una materia così intima alla frenesia del chiacchiericcio. Sembra che vogliano inaugurare questo nuovo capitolo con un ritmo tutto loro, quando i riflettori si abbassano e resta lo spazio per guardarsi davvero. Secondo queste fonti, Demet da tempo è aperta all'idea del matrimonio e desidera viverla con spontaneità, senza accelerazioni forzate. Can condivide la stessa visione e avrebbe confidato al proprio cerchio ristretto. Questa volta è tutto molto più serio. Parole pesanti piombate in un'aria carica di attese, sostenute dal fatto che, negli ultimi mesi, i due hanno ritagliato più spazi per stare insieme, hanno curato legami familiari, hanno discusso di progetti futuri in maniera concreta, come chi non pensa più al breve termine ma costruisce giorno dopo giorno.
Un dettaglio che trapela dai corridoi del gossip è che il soggiorno italiano non sia stato soltanto una caccia a ville, terrazze e chiostri. Pare si sia trattato anche di un tempo di ascolto reciproco. Lunghe passeggiate in strade silenziose, lontano dai punti più affollati, una risata improvvisa al bancone di un piccolo caffè, notti in boutique hotel riservati, scelti proprio per evitare la calca. Un viaggio che, a detta di chi osserva, ha posseduto un valore quasi spirituale per loro, come se fra il fruscio degli alberi e il profumo del mare tirrenico avessero cercato le parole giuste per dirsi il futuro. E così, nel vocabolario dei ben informati, ha preso piede una definizione precisa: il viaggio delle decisioni. Nel frattempo, l'immaginazione dei fan corre. C'è chi vede Dimet entrare in una chiesa antica o in un giardino panoramico con un abito essenziale e luminoso, quasi senza gioielli, lasciando che siano il volto e gli occhi a parlare. C'è chi immagina Khan con un completo impeccabile ma senza eccessi, fedele a quel gusto pulito che l'ha sempre contraddistinto in pubblico, pronto a una cerimonia piccola, forse al tramonto, con pochi invitati e parole scelte. E non è difficile da credere. Entrambi hanno sempre mostrato un pudore elegante nell'esporsi, preferendo l'allusione alla dichiarazione, il gesto al proclama. L'idea che anche il matrimonio possa avvenire in modo intimo, quasi segreto, sembra quindi del tutto coerente. Ed ecco perché ogni indizio conta. Un dettaglio in una foto, un tag mancante, un itinerario sfuggito a un racconto, tutto alimenta l'aspettativa e le congetture. Ma il punto fermo è questo: Can Yaman e Dimet Özdemir si trovano a un crocevia essenziale delle loro vite. La sensazione che basti un sussurro, una frase pronunciata alla giusta luce, per dare un indirizzo definitivo a questa storia, è nell'aria. Il mondo del gossip trattiene il respiro, perché il silenzio, a volte, è solo la soglia di una grande notizia. Mentre gli occhi restano puntati sul loro rientro in Turchia, nuovi dettagli filtrano dal loro entourage. Si mormora che, invece di affollare eventi o serate d'immagine, abbiano deciso di restare defilati, scegliendo il riposo, la casa, i film visti stretti sul divano, gli amici contati sulle dita. Una quiete che molti hanno definito la calma prima della tempesta. Il senso è chiaro. Se ci sarà un annuncio, arriverà con attenzione, dopo aver assestato gli ultimi tasselli. Niente fughe in avanti, niente teatralità. Uno stile che coincide con un indizio ulteriore. Negli ultimi tempi, Dimet ha abbracciato una cifra sempre più sobria, un'eleganza sottovoce che non ha bisogno di colpi di scena. A chi le è accanto avrebbe confidato di tagliare gli eccessi nella sua vita. Parole che i fan interpretano come un nuovo inizio, uno spazio lucido dove far crescere soltanto ciò che conta. Anche Khan, dicono, ha mostrato un lato più quieto, più controllato, meno impeto, più misura. Sarebbe diventato ancora più attento nelle scelte, spingendo lo sguardo oltre l'istante. Chi li ha incrociati racconta di una coppia che pesa i passi, che non rincorre il rumore, che preferisce la profondità alla superficie. C'è chi sostiene persino che, prima di mettere una data, vogliano ascoltare il parere degli affetti più cari. Si parla di cene in famiglia, di incontri con le persone che hanno segnato la loro crescita, di sorrisi pacati scambiati tra salotti e cucine, con il profumo del tè e delle spezie a fare da cornice. A rafforzare questo quadro, si aggiungono i movimenti recenti. Dimet pare abbia visto di frequente i suoi, mentre Khan avrebbe riservato più tempo a chi gli è stato vicino sin dall'inizio. Segni di una scelta chiara, includere le radici in quello che potrebbe essere il passo più grande. Nel mare dei commenti social, intanto, si leggono messaggi che riassumono il sentimento generale. Il silenzio in Italia non è stato per niente casuale e questa storia finirà sotto un velo bianco. Frasi che rimbalzano da una pagina all'altra, mentre i fan, abituati alle grandi dichiarazioni degli altri, riconoscono che Khan e Dimet hanno sempre preferito parlare con piccoli gesti, con indizi lasciati come briciole di pane. È quasi naturale aspettarsi che anche stavolta, se l'annuncio arriverà, lo farà con la grazia delle cose importanti, quelle che non hanno bisogno di clamore per farsi ricordare. C'è un ultimo elemento che alimenta le aspettative, la relazione con l'Italia. Khan ha trascorso qui periodi cruciali, stringendo legami forti con Roma, imparando la lingua, lavorando a progetti che lo hanno reso amatissimo dal pubblico italiano. Dimet, dal canto suo, ha sempre raccolto in Italia uno dei consensi più intensi,
come se le strade e le piazze di questo paese le restituissero una versione più pacata e luminosa di sé. E allora non sorprende che proprio qui, in una terra che li ha accolti con calore e li ha visti crescere, possano scegliere di segnare il tempo con una promessa. Le indiscrezioni parlano anche delle location adocchiate, terrazze con vista sui fori imperiali, chiostri nascosti dietro portoni pesanti, ville nelle campagne toscane dove il vento muove appena le foglie e le luci al tramonto disegnano un velo d'oro, ambienti che non urlano, spazi in cui può risuonare una parola detta piano. È un racconto di immagini più che di frasi, e proprio queste immagini, condivise con parsimonia, hanno scandito gli ultimi giorni. Un dettaglio di pietre levigate dal tempo, un corridoio ombroso che porta a un giardino segreto, un tavolo apparecchiato per due, senza didascalie. Chi si aspettava uno smentita secca è rimasto spiazzato. Chi attendeva una conferma esplicita continua a tenere il fiato. Ma in controluce si vede una traiettoria, un disegno che non ha bisogno di proclami. Se ci sarà un annuncio, sarà il sigillo su un percorso curato con pazienza. Fino ad allora, bisognerà leggere tra le righe, ascoltare quel che succede negli interstizi, tra un'immagine e l'altra, e capire che a volte le storie importanti resistono proprio perché sanno difendere la loro parte inviolabile. In tanti avvertono la stessa cosa, che questo non è un capitolo qualunque, che, qualunque forma prenderà, l'eco di questa decisione sarà limpida e lunga. Perché quando due persone scelgono, lo fanno in presenza del tempo, di quello passato, che le ha condotte fin qui, e di quello che ancora non c'è, che pure chiedono fiducia. E l'Italia, con il suo essere sospesa tra storia e presente, sembra il palcoscenico perfetto per dirlo. Non resta che attendere il loro ritorno e quella breve, decisiva dichiarazione che potrà svelare tutto. Può bastare un gesto, uno sguardo condiviso su un tappeto di luce aeroportuali, una frase in una storia di poche ore. E mentre si contano i minuti, le voci continuano a scivolare da un telefono all'altro, da un salotto all'altro. Sembra quasi di sentire il loro passo misurato, la porta che si apre con discrezione, la vita che riparte con una forma nuova. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi e di condividere per non perdere i prossimi aggiornamenti. Noi di Stelle Turche Rivelate seguiremo ogni sviluppo con attenzione. A presto!